Salve a tutti, bentrovati con questo nuovo video. Questa volta ho il piacere di mostrarvi come ottenere un ottimo basilico come questo che vi sto mostrando direttamente sul vostro balcone di casa in pochissimi giorni. Inoltre vi mostrerò anche come fare un buon pesto alla genovese. Quindi incominciamo a trovare in casa un vaso disponibile per piantare le piantine. Io ho trovato questo, ma come potete notare è messo davvero molto male. Allora amici, logicamente la prima cosa da fare è quella di pulire il vaso rimuovendo tutta l'erba e le radici secche che si troveranno all'interno. È buona cosa capovolgere il vaso e frugare all'interno del terriccio per rimuovere ogni residuo secco di vecchie piante. Naturalmente per chi non dispone di un giardino può fare la stessa cosa fuori al proprio balcone utilizzando un cartone vecchio. Attenzione, vi consiglio di aggiungere un po' di terriccio alla terra del vostro vaso, questo per rendere più fertile il tutto. Io non l'ho fatto perché il terreno di questo vaso non era stato sfruttato molto, per cui non era necessario. Per piantare il basilico non occorre necessariamente un vaso grande come quello che sto usando io adesso. Possiamo utilizzare anche uno piccolo, ovviamente se sarà piccolo metteremo meno piantine all'interno. Carissimi amici, dovete sapere che il basilico si vende in contenitori di polistirolo come questo. Dovete calcolare che ogni singola piantina costa soltanto 10 centesimi. Per estrarle bisogna rompere il contenitore di polistirolo. Vi sconsiglio di fare altre manovre come ad esempio tirarle perché sono estremamente delicate in questa fase di crescita. Per una corretta crescita ogni piantina andrebbe inserita a una distanza minima di circa 15 cm. Una volta adagiata la piantina nella buca che abbiamo fatto, dobbiamo soltanto pressare delicatamente il terriccio circostante. Ok, ora non ci resta che innaffiare tutti i giorni. Possibilmente sarebbe meglio farlo nel tardo pomeriggio o meglio ancora la sera. Poiché la pianta di basilico necessita di molto sole, io vi consiglio di posizionare il nostro vaso in luogo ben soleggiato ma non ventilato. Un buon trattamento fungicida con il verderame a 2 settimane dal trapianto è necessario perché previene la formazione di un fungo parassita che attaccherebbe le foglie del nostro basilico, distruggendole letteralmente. Sulla confezione del fungicida che andremo ad acquistare sicuramente troveremo le indicazioni di come utilizzarlo. Su quella che ho acquistato avrete potuto leggere che ci vogliono 3 cucchiaini di prodotto per ogni 10 litri di acqua. Quindi, per preparare questo vecchio spruzzino dal volume di circa 1 litro d'acqua, io andrò a introdurre all'interno quasi mezzo cucchiaino di prodotto.
Questo fungicida viene chiamato comunemente col nome verderame. È per tutta la vita della piantina, che può essere intorno ai 2-3 mesi. Un solo trattamento è sufficiente per proteggerla dai funghi nocivi e dai parassiti. Carissimi amici, volevo ricordarvi che il basilico va piantato in primavera inoltrata, quando finalmente le gelate sono finite. Io per esempio l'ho fatto il 1° maggio. Se invece metteremo il nostro vaso in un luogo riparato, possiamo anticipare il trapianto di un paio di mesi. Per esempio, nel sud Italia è possibile farlo verso la fine di gennaio in ambiente protetto, è chiaro, mentre nel nord Italia è meglio attendere la fine di febbraio. Allora, adesso siamo a 4 settimane dal trapianto e guardate le nostre piantine come sono cresciute bene. Il colore verde vivo è indice di buona salute del nostro basilico. Vi consiglio di rimuovere i fiori ogni volta che si formeranno. Eccoli, questi sono i fiori. Questo si fa per dare la possibilità alla pianta di generare altre foglie. Questa procedura si chiama cimatura. È necessaria perché con la fioritura logicamente la pianta dedicherà più energie allo sviluppo dei semi, penalizzando la formazione di foglie più utili in cucina. Allora signori, queste erano le piantine nel primo giorno del trapianto. Ho fatto una serie di foto per farvi vedere man mano la loro crescita. Fate attenzione, eccole. Bene carissimi amici, finalmente siamo giunti al giorno della raccolta. Sono passate circa 7 settimane. Continuate a vedere questo video perché ora vi mostrerò una cosa davvero molto bella. Infatti voglio mostrarvi come fare un buon pesto alla genovese. La raccolta va fatta o tagliando i gambi con le foglie più grosse o strappando le singole foglie, come preferite. Le foglie più piccole le lasceremo perché continueranno a crescere. Quindi nei giorni successivi abbiamo la possibilità di raccogliere ancora altro basilico. Vi consiglio comunque di tagliare i gambi con le foglie più grosse, perché in questo modo la pianta sarà indotta a produrre altri germogli freschi. Anche dopo la raccolta continuate a innaffiare la pianta tutti i giorni perché continuerà a produrre altro fogliame. Adesso liberiamo le foglie dai gambi, cercando di eliminare quelle ingiallite se ci sono.
Adesso laviamo il nostro raccolto 3 volte con acqua fresca abbondante. Nel lavaggio cercheremo di non maltrattare il nostro basilico più del necessario. Dopo il lavaggio è importante rimuovere tutta l'acqua dalle foglie utilizzando una centrifuga manuale. Vi consiglio di non caricare troppe foglie nella centrifuga, in questo modo siamo sicuri di rimuovere tutta l'acqua. Bene ragazzi, adesso mettiamoci all'opera cercando di fare un buon pesto. Le indicazioni sulla ricetta che ora dirò sono relative a una quantità di 300 g di basilico, che sarebbe più o meno ciò che ho raccolto oggi. Dopo invece vi darò la ricetta per 100 g. Bene, allora per 300 g di basilico ci vuole mezzo litro di olio extravergine. Io per il momento ne metto solo la metà di questo mezzo litro. Il restante dell'olio va aggiunto dopo, man mano durante la fase di lavorazione. Poi aggiungerò uno spicchio d'aglio, eccolo, meno di mezzo cucchiaino da caffè di sale, poco perché gli ingredienti che aggiungeremo già sono abbastanza salati. Metteremo poco peperoncino. La quantità di questo ingrediente è comunque molto soggettiva, vi consiglio di metterne quanto basta senza esagerare naturalmente. Poi metteremo 80 g di pinoli e 50 g di mandorle. Io ho già preparato tutto in una scodellina per fare prima. Ok, per il momento basta, ora andremo a fare una piccola frullatina. Bene, ora aggiungeremo 350 g di parmigiano. Eccolo qua, per il momento ne metteremo solo una parte di questo. 4-5 cucchiai possono bastare. Poi metteremo il pecorino, questa volta ce ne vogliono 150 g. Eccolo qua, anche di questo ne metteremo solo una parte ed andremo a fare una piccola frullatina senza esagerare molto per non triturare troppo i pinoli e le mandorle.
Finalmente è giunto il momento di aggiungere una parte dei 300 g di basilico. Attenzione, questa è la fase più delicata di questa procedura, perché il frullatore deve essere usato il meno possibile per evitare di scaldare troppo l'impasto, ma anche per evitare di aggiungere tanta aria nel pesto che stiamo creando. Aggiungeremo altre foglie ed andremo ad azionare la macchina per altri pochi secondi. Introduciamo altre foglie all'interno pressandole leggermente. Non usate le mani come sto facendo io in questo momento, che è molto pericoloso. Vi consiglio di utilizzare un cucchiaio da cucina. Carissimi amici, man mano che procedete nella lavorazione vi renderete conto che a furia di aggiungere basilico e formaggio nel bicchiere del frullatore, il composto sarà diventato un pochettino più denso. Quindi ora sarà il momento di versare il restante dell'olio che prevede la ricetta. Con un cucchiaio affondiamo le foglie aggiunte che sono ancora da triturare, avvicinandole il più possibile alle lame del frullatore. Non forzate con il motore per fare questa operazione. Non bisogna forzare molto, altrimenti scalderemo troppo il pesto e introdurremo anche aria all'interno. In questo caso il pesto si ossida assumendo un colore rosso ed un sapore amaro. Ho terminato, noterete che il bicchiere infatti è pieno. Dovete sapere che un buon pesto si deve presentare alla fine della lavorazione di colore verde vivo. Questo colore ci indica che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Inoltre la sua consistenza non deve essere troppo cremosa, anzi si devono sentire in bocca i pezzettini di pinoli e di mandorle. Questa sarà una buona cosa perché quello che abbiamo fatto assomiglierà tanto al pesto che si faceva tanti anni fa con il mortaio. Carissimi amici e carissime amiche, fate attenzione nel riempire i barattolini da conservare, dovete avere cura a non farli troppo pieni. Questo perché quando andremo a metterli nel congelatore, ghiacciandosi, si possono spaccare. Vi consiglio di riporre i barattolini nel congelatore nel più breve tempo possibile. Non fate passare più di 5 minuti, altrimenti il pesto può rovinarsi assumendo un colore rosso ed un sapore amaro. In questo caso allora sarebbe proprio da buttare. Bene, il lavoro è terminato. Ora non ci resta che sistemare nel congelatore ciò che abbiamo fatto con tanto amore. Quando avremo voglia di utilizzare un po' di questo pesto, è importante farlo scongelare mettendolo 4 ore prima nel frigo. Non provate a scongelarlo mettendolo a temperatura ambiente o peggio ancora nel forno a microonde, si guasterebbe ossidandosi. Carissimi amici e amiche, volevo darvi l'ultimo consiglio. Quando andrete a condire la pasta, fatelo dentro un contenitore freddo. Non utilizzate la pentola con la quale avete cotto appunto la pasta, perché essendo ancora calda il formaggio contenuto nel pesto si scioglierebbe attaccandosi alle pareti.
Allora, ragazzi, ora mi sacrificherò per voi e proverò questo pesto. Va bene? Favorite. Buono. Veramente molto buono. Buono. Allora, signori, per fare una valutazione più corretta e più precisa ho bisogno di sbafarmi un altro piatto di maccheroni, in questo caso vi saprò dire qualcosa. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!